Ehi tu, iscriviti al canale e non dimenticare di lasciarci un commento. Ciao! Il gruppo si sveglia di buon'ora, fa una sostanziosa colazione, sbaracca l'accampamento e parte alla volta di Baldur's Gate. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Arrivate di fronte all'enorme portone di Baldur's Gate, una delle città più grandi del Faerun, dove gente di qualsiasi razza e di qualsiasi rango sociale si può muovere, fare affari e trovare avventure. E qui i nostri eroi arrivano appunto di fronte a un bivio, perché Opal e Jasper dovranno andare nella parte più alta, dove appunto vive la gente molto molto benestante, e Archibald invece è un povero del cazzo con il suo Fatevi i cazzi vostri che io Ma- sto bene a casa monolocale, mia. milanese, Ma così? open space. Io metto un braccio intorno a Doug. Senti, non ti posso offrire né vino né niente. Però ho ben 25 metri quadri di spazio e ho un divano, ti giuro. Divano, hai detto. No, te lo giuro. Ci vediamo nel pomeriggio, spero. Ci vediamo nel pomeriggio, punto. Senza spero. Va bene? Ok. Doug, ma te devi fare qualcosa per Baldur's Gate o sei qui per quelli che ci cercano? Più che altro non era mio obiettivo Baldur's Gate, il mio obiettivo è stare con voi, proteggervi. Ok. Mettiamola così. Quintilius? Tipo appunto al centro. Ve lo portate voi, ce lo portiamo noi, me lo posso portare io? E invece fa dei passi verso Opal e Jasper. Sì, Se lo portate vorrei voi. che lo vedesse papà. Va bene. Magari papà può spiegarci qualcosa. Io mi avvicino un attimo, sto davanti a te. Se puoi parlami ogni ora. Se non ti rispondo per più di 2 volte, è successo qualcosa, ok? Opal si tira un attimo sulle punte dei piedi e gli dà un bacino. E io ti Io- casto calma emozioni. Io mi giro Me verso lo sprego Quintilio. così. Io mi giro verso Quintilio e ti faccio. Forse stai guadagnando punti nella scelta del sacrificio, eh? Jasper lo tiro, faccio andiamo, ci vediamo dopo. E andate verso la parte alta di Baldur's Gate, perché Baldur's Gate a tutti gli effetti è in salita. Appunto i veicoli spesso hanno difficoltà ad arrivare verso la parte più centrale, proprio a causa delle altezze. Ma per voi ricchi non ve ne frega niente, voi abitate lì, cioè la ricchezza vi arriva tranquilla tranquilla, i servi ve la portano a casa. Detto questo, poi comunque andate a sto Casa Magister, ricordate la strada, vedete movimento di questa città cosmopolita dove vi passano accanto degli halfling che stanno giocando, degli automi guardia che continuano a muoversi per il paese insieme a tutte le guardie di Baldur's Gate, e arrivate dopo poco tempo nel vostro quartiere davanti a Casa Magister. Ma Casa Magister non è la solita casa. Vedete intanto in lontananza una figura di fronte all'entrata, retta. Comincia a esservi familiare questa figura, così longilinea e precisa. Mi sembra quella di vostro padre. E Casa Magister, a tutti gli effetti, non è luminosa come al solito. Sembra forse abbandonata. E c'è la porta di Casa Magister, con lui di fronte, che pian piano che vi avvicinate, riuscite a
capire che a tutti gli effetti è vostro padre. Guardo un attimo Opal? Jasper. C'è qualcosa che non va? Ah. Io continuo ad avanzare, insomma. Sì, io sto però 2 passi dietro Jasper perché, cioè, lo capisci, ti lancio uno sguardo e comunque in questo momento, cioè, mi sta spaventando questa cosa. Padre? Lui vi squadra, piega la testa. Allora è vero che i miei figli sarebbero arrivati oggi. Come facevi a saperlo? Jasper, ho molte più lune di te. Vabbè, ok, ho fatto una domanda, non è che fa figo. Pensi che tuo padre non sia in grado di rintracciare i propri figli? No, ci mancherebbe. Non è per niente asfissiante, tra l'altro, come cosa. Prego, andiamo nel mio studio. E lui non è invitato. Perché lui non ha invitato padre? Perché la sua famiglia non è ospite gradita in questa casa. Io penso che invece dovremmo parlarne. Quando pagherai tu le mura di questa casa, deciderai tu chi potrà salire all'interno. E dove lo lasciamo? Essendo che ha già provato a uccidermi, padre? Non lo farà. Non gli conviene in questo momento. Aspetterà fuori. Mi giro verso Quintilio. Quintilio ti fa cenno di sì. Scusa, mentre entro do come una carezza alla casa perché mi dispiace vederla così. Cioè, ho un attimo di tristezza proprio. E guardo verso la bottega. La bottega di solito è piena di fiori fuori. È chiusa, quindi tutti i fiori non sono esposti. Non sono secchi, ma non sono esposti. Opal, sei pronta? No, andiamo. Perfetto. Cominciate a camminare per Casa Magister. Ovviamente all'interno è sempre una casa padronale. I simboli della vostra famiglia sono sempre presenti, ma sembra che alcune cose, alcuni mobili, alcuni drappeggi siano stati levati. Appunto, i vostri passi riecheggiano per tutta la casa. Capite dove state andando, siete diretti quasi sicuramente allo studio di vostro padre. Padre, perdonami la domanda, so che non pago io le mura di questa casa, ma posso chiederti cosa è successo qui? Ho portato tutta la famiglia in un luogo sicuro, dato che ci avete messo in pericolo. Dov'è la mamma? Sono in una delle mie proprietà di villeggiatura. Dove? Alla fine del discorso che sicuramente andremo a fare, vedremo se è giusto che voi due sappiate dov'è la casa. Per rispetto a Jasper, io mi mordo la lingua. Stai dicendo che i tuoi stossifili non sono degni di fiducia? No, non dico questo, però le vostre scelte forse un po' sconsiderate hanno portato a una situazione molto particolare. Ok, capisco che evidentemente c'è un po' di attrito tra di noi in questo momento e visto che anche noi abbiamo delle domande, direi che per il momento, se sei d'accordo, possiamo un attimo mettere da parte battutini e brutti caratteri e parlare da persone adulte. Non pensi? Assolutamente, come è giusto che faccia un magister. A questo punto io rimango in silenzio finché non arriviamo allo studio, non mi sembra ci sia altro da dover dire per il momento. Arrivate all'interno dello studio. Lui va a posizionarsi di fronte alla scrivania. Ha un modo molto poco decoroso da parte sua. E vedete è molto serio. Quindi deduco che entrambe le parti abbiamo delle domande da farci, no? Chiudo la porta dello studio e rimango appoggiata sulla porta. Sì, effettivamente io e Opal abbiamo dei dubbi che ci piacerebbe tu risolvessi. Appunto, ci tengo a dimostrarti che siamo in buona volontà e che qualsiasi cosa abbiamo fatto non l'abbiamo fatto con l'intento di nuocere alla nostra famiglia, quindi se vuoi iniziare te, fai pure. Soprattutto questa cosa quando avete creato non pochi scompigli nella città di Daggerford, giusto? Una cosa dovete fare, andare a salutare un mio vecchio caro amico. Lo abbiamo fatto, ma quella cosa si è dimostrata essere parte di qualcosa di più grande che ci ha visti coinvolti. Abbiamo semplicemente agito per uscirne sani e salvi. Sani e salvi, si alza, va nella sua piccola libreria, comincia a sfiorare i libri. Opal, vedi delle cose, giusto? Vedi dei ragni. Prende uno dei suoi libri e comincia a sfogliarlo. Senti come se ti stessero sempre guardando e ragni un po' ovunque, giusto? Da tempo. Chiude il libro, avvicinati. Perché? Posso levarti il marchio della cacciatrice? Spiegami prima che cos'è, papà. Hai attirato l'attenzione di Lolt e ti hanno marchiato. Quindi tutti i cacciatori di Lolt in questo momento sanno dove sei e ti tengono sotto controllo.
È da 60 anni che ti tengo nascosta. Saprò come si fa. Perché già quando siamo andati alla vigna una drow mi ha seguita? Perché probabilmente qualcuno o qualcosa ha cominciato a capire che tu eri una magister a tutti gli effetti. E Quindi- nell'Underdark non si sa che tu esisti. Quindi converrai con mio padre che l'incidente alla vigna è accaduto ben prima degli eventi di Daggerford. E io me ne ero occupato, appunto. In che modo? O non mi sembra più che lavori per noi, quell'uomo che mi ha tradito. Sì, non prima che degli elementali del vino provassero a uccidermi. E gli errori sono leciti, sono giusti, me l'hai insegnato tu. Ma non puoi dire che gli eventi di Daggerford hanno fatto sì che noi attirassimo l'attenzione. Quando a Daggerford ci hai mandato tu. E a Sì. Daggerford ci siamo trovati a dover fare delle cose che io non avrei mai voluto fare. Io stavo bene sui miei libri, padre. Io stavo bene in camera con i miei libri. Perché, se volevi proteggermi, se volevi nascondermi, mi hai mandato con Jasper in pubblica piazza come magister? Perché sono finita a Strixhaven come magister? Perché Sì. non mi hai detto che avrei dovuto nascondermi? Strizza gli occhi quando dici Strixhaven. Sì, mi hanno trascinata a Strixhaven. E oltretutto sono stata trattata come la peggiore dei drow dell'Underdark. E chi ti ha trattato in questa maniera? Praticamente quasi tutti i professori, tranne una. Solo la professoressa Verelda è stata gentile. E non mi interessa, non credere che mi interessi, ma perché mandarmi nel mondo se avrei dovuto essere protetta, se avrei dovuto essere nascosta? Perché pensavo che Jasper avrebbe provveduto No, alla tua difesa. no e no! Non rovescerai le tue colpe su mio fratello! Non lo farai! Non è Jasper che mi deve difendere! È mio padre! E se sono ancora viva è solo grazie a lui e agli amici che ci siamo fatti per strada! Non di certo grazie a te in questa avventura! E lì mi appoggio un attimo di nuovo alla porta. Puoi togliermi questo marchio? Certo che posso farlo. Mi avvicino. Cosa devo fare? Lui prende il tuo polso. Lo strappo? Cosa devi fare? Devo toglierti il marchio, dammi il Come? polso. Conosco la magia. Come? Non conosci questo genere di magia. Gli do il polso. Ti dà Con lo il- scazzo proprio pesantissimo. Sposta la manica e improvvisamente lui con l'indice preme sul ponte del polso e comincia ad andare fino più o meno tutto l'avambraccio. Quando arriva nella zona del gomito, la riga che ha formato diventa un fascio di luce che si allarga e appare lo stesso simbolo che ha Quentile sul braccio. Bene, levalo. Dopodiché mette la mano sul marchio, ti guarda, farà male. Non mi importa. Abbassa lo sguardo, preme e comincia a fuoriuscire questa energia magica. Sentite il ruggito di un drago molto sommesso e delle fiamme che girano intorno alla mano di vostro padre e ovviamente brucia. Non muovo, ma non sbatto neanche le palpebre. E non lo guardo, sto così. Dopodiché toglie la mano e il simbolo non c'è più. Riabbasso la manica e torno ad appoggiarmi alla porta. Così. Cominci a sentire che gli occhi che ti guardavano sembrano allontanarsi. Sembra che tutto il mondo, che era perennemente ovattato, quella sensazione appunto quando sei inseguito da qualcuno, Ansia. che sparisce a tutti gli effetti, piano piano. Ma perché l'Opal non dovrebbe essere accettata nell'Underdark? Perché avrei dovuto darla in sacrificio all'Holt e non l'ho fatto. Però perché non dirmelo? Non mi ritenevi abbastanza intelligente? Non mi ritenevi abbastanza grande, abbastanza matura? Perché lo so solo io e lo sapeva tuo nonno prima di me. La mamma non lo sa. Ma il motivo qual è? Possiamo saperlo, visto che ormai tanto sappiamo... Perché i miei e i tuoi poteri esistono. Derivano dal mio sacrificio. Da una promessa di sacrificio. La nostra famiglia viene dall'Underdark, mio nonno era nell'Underdark e aveva deciso di fare questo patto con l'Holt. Noi veniamo da Mezzo Berranzan, una delle città più grandi dell'Underdark, dove l'avatar di l'Holt in persona regna e comanda. E se vuoi essere qualcuno e vuoi avere del potere, soprattutto non per scelta,
ma per diritto di nascita. Allora devi chiedere un favore. È solo le donne nell'Underdark che possono avere potere. Io e Jasper saremmo diventati schiavi, animali. E quindi adesso che questo patto è venuto meno, cosa succede? Le figlie di Lolt vi danno la caccia. Solo a noi? Solo a me. E perché io e te abbiamo ancora i nostri poteri? Perché Lolt non è una bugiarda, dà la sua parola e la mantiene. Anche chi viceversa, per chi non l'ha mantenuta. Ma se non gli viene dato quello che gli è stato promesso, se lo va a prendere, giusto? Bravissima. Quindi Eh. o io muoio o verrò perseguitata per sempre. Questo mi stai dicendo? Oppure devo andarmene via e vivere da reclusa? Quindi hai portato via mamma e zia senza che io potessi salutarle? E ora mi stai dicendo che mi abbandoni? Non sto dicendo questo, sto dicendo che non posso permetterti di rincontrarle fino a quando non si risolve questa situazione. E come si risolve? Come si Morendo. risolve? Devo morire, eh? Io non ho più alcun potere là sotto. Ho un amico però. E Lui ce l'ha? probabilmente qualcosa può farla. Anche perché lui lì è considerato sì una bestia, essendo un uomo. Ma diciamo che è l'uomo al servizio della regina. E prende un altro libro, ve lo porge. Questo vi servirà. Lo prendo e lo metto in borsa. So di non essere molto minacciosa perché lui è molto 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 alto e io molto 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 bassa. Ma comunque lo guardo con la mia faccia più truce. Vedi di tenerle al sicuro, chiaro? Come è tenuto te al sicuro per 60 anni. Vedi di farlo per più tempo con loro. Non ti preoccupare troppo di loro, sono donne. Guarda Jasper, tu dovrai fare attenzione da questo momento in poi. Senti un po', ma quindi sai anche che ruolo ha il ragazzo che ci seguiva in tutto questo? Fa parte di una delle famiglie nell'Underdark. Sono dei venditori di armi. All'esterno sono dei grandi stregoni, bla 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 bla. Ma sono dei venditori di armi. Ho avuto dei disguidi con sua madre quando andavo a Strixhaven. Bello venire a sapere che andavi a Strixhaven andandoci. Ho fatto delle grandi amicizie là e uno di loro probabilmente è quello che ti potrà dare una mano. Come si chiama? Oberon. No, non mi darà una mano. Perché dici ciò? Ha una figlia, giusto? Quando dici questa cosa rimane un po' come? Sua figlia è morta tanto tempo fa. No. Aurora? Sì. No, era con Quintilio. Ha provato a uccidermi pure lei. Quindi lui ha trovato la soluzione. Ah, un'altra figlia a sacrificio? La colpa non è mia, Opal. Io ho provato e tentato di Papà, nasconderti. in questo momento non mi interessa di chi ha la colpa. In questo momento io ho rischiato la vita e l'hanno rischiata anche le persone a cui tengo di più. E in questo momento io non posso neanche abbracciare la mamma. Cerca di comprendere, almeno un minimo, di avere un minimo di empatia e di capire che a me, negli ultimi mesi, è crollato il mondo addosso. Se non c'è altro da aggiungere, vorrei parlare da solo con Jasper. Esco, sbattendo la porta. Jasper, cosa ne pensi della scelta che ho fatto? Ti dirò la mia più sincera verità, padre. Quando siamo venuti a sapere di ciò che avrebbe dovuto attendere Opal, per qualche giorno sono stato anch'io molto arrabbiato. In realtà lo sono tuttora e ho iniziato a pormi molti dubbi riguardo la nostra famiglia, riguardo te. Però poi ci ho riflettuto, sai, che non sono esattamente il tipo che si fa dominare dalle emozioni o che agisce in maniera avventata, a differenza di mia sorella. E ho pensato che in fondo non potevamo dare per scontato il fatto che tu fossi semplicemente uno stronzo. Forse avevi per tutto questo tempo tentato di evitare qualcosa che sarebbe dovuta succedere. E l'ho detto dopo più volte. Penso col senno di poi che se Opal è ancora viva, tu ti sia sforzato enormemente per far sì che fosse così, e quindi penso che tu abbia operato bene. Però tutto questo mi fa tuttora avere molti dubbi su ciò che te hai fatto e fai nascondendocelo. E capisco che fino a una certa età eravamo dei ragazzini, ma per te forse lo siamo ancora, e se vuoi che io sia il tuo successore devi iniziare a essere un po' più sincero con me, se me lo permetti. Avrei dovuto mandarti probabilmente a Strixhaven, ma ti ho quasi tappato le ali e forse lo fai anche inconsciamente per difendere tua sorella. Io non so quanto tu possa capire rispetto a tua sorella i sacrifici che ho dovuto fare per
mantenere ancora la nostra esistenza. Quando arriverai là sotto, perché sono sicuro che voi andrete nell'Underdark, non potrai fidarti di nessuno, soltanto di Oberon. È una persona molto particolare, probabilmente sembrerà un nemico a vederlo, ma non è tale. Cercherò allora di non soffermarmi alle apparenze, anche perché mi sembra che sia la nostra unica scelta. Lui mette una mano in tasca, prende quello che sembra portafogli, te lo allunga. Il poco aiuto che posso darti, oltre al libro che vi consiglio di leggere. Lo faremo. Bene, sappi che quando tornerò proseguiremo un po' di discorsi. Direi che mi devi aggiornare forse su altre cose e vorrei saperle prima di dover intraprendere altri viaggi avendo compiti di cui non sono a conoscenza. E se non dovessi esserci, si toglie una collana con una chiave e te la dà. Ora sei diventato Eren Yeager. Devi cercare la cantina di famiglia nell'Underdark. Gli porgo la mano per stringergliela. Lui te la stringe. Stammi bene, padre. Chiudo la porta. Così. E passo davanti alla camera di Opal. Opal! Ma dove cazzo è andata? Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Guardo, verrò la casa. Non c'è nessuno dentro casa tua? No, ci abito da solo. In sostanza è questa stanza, appunto, dove da un lato c'è questo mezzo muro, una sorta di parete improvvisata, c'è a ridosso questo divano di cui ti ho tanto narrato. Di fronte a questo divano c'è un camino, però quello dove ci poggi le cose che ci cuoci anche. E quello che ti salta all'occhio più che altro è la moltitudine di fotografie, io te le chiamo fotografie, ma lui li chiamerà sempre ricordi, e poi sul tavolo in legno che c'è dall'altro lato ci sono poggiati sopra progetti, roba meccanica, magica. Oh, questi me li ricordo. E faccio un po' là, poi qua, poi guardo la roba meccanica. Zia, ripete l'avrebbe adorato tutta sta roba. Sì, io dopo Tidram ci sto provando. Riesco a fare 2 cose in croce, però è un buon modo per tenere la testa occupata. Aspetta, guardo un attimo i ricordi. C'era il nostro. Allora, c'è il vostro, accanto ci sono poggiate 4 monete di bronzo. Accanto a quel ricordo c'è la foto di un coboldo che sta troppo stretto nel suo panciotto. Accanto c'è la foto dove c'è magari Archibald con altri 2 ragazzi, uno che ha i capelli neri, un altro che invece è biondino come a lui, un altro gruppo di ragazzi umani ed elfi che sono tutti insieme, che sembra che si stanno divertendo. Alcune quelle che sembrano essere delle foto di famiglia. Guardo tutte queste foto. Wow. Più che altro mi soffermo su quello nostro. Guardo. Li raccolgo da una vita. Lo puoi rifare? Sì, certo, con la scatta ricordi. Guarda, facciamo una cosa. Siccome sto cercando di capire come funziona quello strumento, forse posso riuscire a capire di come farne un duplicato. Beh, sarebbe molto carino. Quello intanto è tuo. Tanto perché c'è sempre qualcuno che mi ruba il ricordo. Posso dirti solamente che dopo quello che è successo 6 mesi fa e nel mentre ho la foto in mano, boom, mi appoggio molto pesantemente al divano, le cose non sono andate piacevolmente bene. Invece, com'è andata per voi? Non avrò intenzione di lamentarmi. Magari le cose non sono andate come speravamo. Non sempre le cose vanno come si spera, però posso dire che alla fine ho guadagnato un gruppo di amici, un sacco di persone a cui tengo. Non lo so, voglio soppesare
le cose positive. Mi fa stare meglio. Tu invece? Beh, dopo che papà è morto, purtroppo un qualcuno doveva prendere il suo posto. Sto notando che non sono molto adatto. Immagina, uno che è sempre stato allontanato dal suo stesso gruppo diventare il capogruppo. Ovviamente lo faccio perché lo devo fare. E tu cosa Ma vorresti ancora... fare? non importa questo. Anche se vorrei mollare tutto, non posso farlo. Cosa penserebbe mio padre di me? Cosa Quello che penserebbero... pensa il mio. Ero in corso una vita quello che pensavo che fosse il mio sogno, quando invece era soltanto il passato di mio padre. Erano soltanto allegorie e belle storie che raccontava per far stare buoni figli un paio d'ore ed evitare che gli distruggessero casa. E io ho forgiato un intero futuro, un'intera vita, anni di studi, anni di imbracciare qualcosa per poi mollarla perché nella mia testa non era il mio cammino, non era qualcosa di mio. E lo sto facendo tuttora, ti indico il tavolo, e capendo che tutte quelle strade non erano mie. Però sai cosa? Alla fine fa niente, ce ne sarà un'altra che avrà il tuo nome scritto su. Io, oltre a voi, non penso di appartenere molto bene a tutto questo mondo. Ma no, forse sto esagerando, non ti preoccupare. Anzi, no, non è da me. Ti chiedo scusa. Ti metto una mano sulla spalla, per quel che vale. Hai scavato un posto, hai scavato nel mio cuore. Spero che tu stia comodo lì. Beh, questo divano è comodo e ci salto su. Nel frattempo tiro fuori il libro, appoggio accanto a Doug e ora della magia. Fisso un attimo il libro. Lo fisso anch'io. sussurro. Noti che ci sono scritti 3 nomi sul libro: Reina Westwood, Archibald Jackson Thompson e Opal Magister. Thompson. Sì, è il mio nome. Vabbè. Batto il dito, non dico niente. Appare questo testo scritto nella stessa grafia della firma di Opal. Sto bene, punto. Cioè, no, virgola, ma sono viva. E poi questo, come se fosse una bruciatura, torna a lasciare la pagina integra e bianca. Oh. Al momento è viva. Boh, non lo so, li andiamo a recuperare. Io direi di sì. Quindi, arrivate in questo luogo ricolmo di gente, di guardie, gli automi che camminano tranquilli per Baldur's Gate. Il Dai. sole è alto in cielo e riscalda i vostri visi. Quando arriviamo in piazza io mi siedo su una panchina e tiro fuori il libro di papà mentre aspetto gli altri. Il libro è intitolato Racconti di Mezzo Beranzan di O.L. Alla prima pagina ovviamente c'è un ritratto. Ok, non è lo stesso Oberon che hai conosciuto a Strixhaven, sembra molto più giovane dal ritratto. E ci sono diversi aneddoti di Mezzo Beranzan. E una cosa che ti colpisce, la Forgia del Sangue, un luogo all'interno di Mezzo Beranzan, non troppo lontano dal Palazzo Reale. Sembra che possa creare delle armi utilizzando il sangue di alcune divinità. Quindi mentre Jasper e Quintilio sono a prendere il gelato, guardo dentro la borsa e vedo la fialettina con il sangue di Talisdun e mi nascondo sotto il cappello perché adesso va bene, non ho più l'ansia, ma l'abitudine di nascondermi mi è un po' rimasta. Lì con voi c'è anche ovviamente Quentil che è rimasto lì. È come se stesse facendo una sorta di guardia. È lì che guarda tutte le persone che si avvicinano, gli automi. E sembra che sta spesso e volentieri di fronte a Opal. E arrivate tutti quanti, sia Dagnil che Archibald. Ehi! E mi fa un mezzo sorrisino. Sotto il È un cappello, fungo. con il gelato e il libro, che appena se dite qualcosa si tira su e vedete questi occhi rossi che ha pianto. Ci aveva avvertito. Però non è andata così tanto male, secondo me. Io mi ci accroccio davanti, guardo Opal, guardo Jasper, riguardo Opal. No, è una... Lo so, è una mia reazione, non è andata così male in effetti. E io, il gelato però, va meglio. Mi avvicino a Jasper sussurrandole: ma tuo padre ha preso fuoco? No, mio padre non ha preso fuoco. dai. Ah, ok. Allora, si è scoperto che alla fine della fiera nemmeno lui aveva tutte queste colpe, cioè l'unica colpa che ha avuto lui è di tenerci tutto segreto, però da quando Opal è nata l'ha tenuta nascosta e ha cercato di proteggerla nel migliore dei modi, perché il motivo per cui Opal
sarebbe dovuta essere sanificata, in realtà è a monte la causa è il nostro nonno, in realtà. Quentil ti guarda ed è tipo molto pensieroso. Vuoi dire qualcosa, Quentilio? Non avete mai provato la crudeltà di Lolt? No, questo è vero, ma ti assicuro che lei proverà la nostra. Comunque il marchio lei non ce l'ha più, quindi adesso siamo un po' più... Cosa vuoi dire, Quentilio? Tipo, lui si accorge quasi un attimo di aver parlato e... Vabbè, finiamola con questa scenata. Grazie. La regina è, penso, una delle donne più perfide di tutta Beril Toril. Mi dispiace per quello che ho provato a fare, ma capisco vostro padre. Ci sono delle persone che nascono con degli obblighi certe volte e delle scelte che non possono mancare. Ma stando anche per poco con voi quattro, ho capito che forse si può cambiare. È bravo Quentilio. L'ha detto veramente. Dai, ha detto 4 parole e su 4 io devo dire che potrei anche essere fiero di lui. Quindi Sì. cosa vuoi fare, Quentilio? Penso che a questo punto... Poi guarda un attimo Archibald. Ho una persona con cui parlare. Quindi sì, è stato bello fino a questo momento. Non voglio andare nell'Underdark e preferisco tornare a Strixhaven. Stai attento, la preside non ha vostra amica. Sì, ma voi avete forse un nemico peggiore della preside. Lo so. Quindi forse siete voi quelli che dovete fare attenzione. Io ci sono cresciuto là sotto. Vedi di chiederle scusa e tu sai di chi sto parlando. Sì, va bene, va bene. Sì, va bene, punto. Sì, va bene, punto. Metti una mano nella giacca. Vi dà un gagliardetto con il simbolo di Strixhaven. Questo vi darà la luce nel momento in cui dovesse servirvi. Sì, probabilmente non sceglierò lo stesso percorso che hanno costruito i miei genitori. E Jasper, sì, tu sicuramente avresti meritato tanto di entrare a Strixhaven. Oh, grazie. Quentilio, hai sentito la conversazione con nostro padre? No. Quentilio? Io tiro fuori il mio librone, comincio a sfogliarlo e faccio allora. Zona di verità. No, sì, va bene, ok, ho ascoltato, va bene. Meno male perché non la conosco come incantesimo. Nell'Underdark saranno tutti i vostri nemici. Io vado via. È stato un piacere. Fa dei passi indietro. Ciao. E io che gli volevo spezzare il collo. No. Io penso che ne avremo occasione mal che vada. No, non ho detto questa cosa. E io guardo un attimo Archer. Tieni gli amici vicini e i nemici ancora più vicini. So che forse sarà inutile dirlo, ma non siete obbligati a venire lì sotto con noi. Non è un bel posto. Nessun obbligo. Per amici e famiglia si fa cos'altro. Penso che abbia detto tutto, Arci. Scusa. C'è un tavolo da lavoro pieno zeppo di tanti piccoli strumenti. Sembrano degli strumenti forse di tortura, coltelli e alcuni libri ammassati. Si sente il rumore delle catene. Stanno dondolando. Non c'è neanche un filo di luce. Un occhio rosso si illumina nel buio. Sposta alcuni oggetti dal tavolo. Devo fare i babysitter ai figli di Morret. Va bene. Se questo aiuterà il mio piano. Un leggero ringhio. Buona, buona. Arriverà il momento per mangiare. Non saranno loro il tuo pasto. Non saranno loro.